progetto super estivo, amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis, io sono Simona ed oggi vi mostrerò come realizzare questa maglietta super facile e veloce. Io l'ho realizzata in un attimo con quello che mi ritrovavo a disposizione. Per esempio ho utilizzato in questo caso 300 grammi di filato sfumato, di cotone sfumato per la precisione, ma anche qui, proprio come il progetto precedente, potete utilizzare qualsiasi filato abbiate a disposizione, anzi più colorazioni avete meglio è, perché ho utilizzato un punto di lavorazione, a parte che è semplicissimo, una variante del punto chevron, anzi una delle tantissime varianti del punto chevron, perché davvero ce ne sono tantissime, ma secondo me questa variante è la più facile in assoluto e soprattutto è alla portata delle principianti, perché non bisogna fare alcun calcolo, il multiplo è soltanto uno ed è solo quello, e poi vedrete proprio nel corso del tutorial che vi darò tutte le istruzioni per adattare il progetto alla vostra taglia. Quindi vi dicevo, più colorazioni avete, più valorizzate la texture, la trama del punto di lavorazione. Infatti lo vedete anche voi, è un qualcosa di meraviglioso. Qui per esempio tutte le sfumature un po' più scure, mentre sulla parte dietro ho tutte le sfumature un po' più chiare. Insomma, che dire, fantastico. Ho realizzato una taglia M e ho lavorato questo filato con l'uncinetto 4,5. Ovviamente in base a quello che utilizzate voi adattate l'uncinetto al filato. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate, vi aspetto giù nei commenti come sempre. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, anzi se sei passato qui per caso mi raccomando iscriviti al canale, attiva la campanellina per non perderti i prossimi progetti per questa primavera-estate 2024. A questo punto vi riporto direttamente al tutorial, sigla! Per il tutorial avvierò un campioncino perché, come notate, il progetto ce l'ho già pronto. Bisogna avviare un numero di catenelle che sia multiplo di 17. Per il mio progetto ho avviato in totale 68 catenelle, multiplo di 17. Poi ovviamente ho aggiunto una catenella per ritornare indietro. Ma per questo campioncino avvierò 17, 17, 34 catenelle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 34. Aggiungo una catenella per ritornare indietro. Questa variante del punto chevron si sviluppa su 2 righe. Durante la primissima riga andremo a lavorare semplicemente dei mezzi punti. A partire dalla seconda catenella vado a sostituire il primo mezzo punto con i 2 punti bassi, come faccio sempre. Poi, catenella successiva, prendo il filo, entro, ho 3 asole e chiudo tutto. Prendo il filo, entro nella catenella successiva, 3 asole e chiudo tutto. E continuo così per tutte le catenelle al di sotto. Ovviamente mi ritroverò al termine della riga 34 mezzi punti. 34esimo mezzo punto. Perfetto. E fino a qui ci siamo. Facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro e andiamo a lavorare la seconda riga, che si sviluppa esattamente in questo modo. Andremo a lavorare dei punti alti. Il primo lo sostituisco sempre dai 2 punti bassi e nello stesso punto lavoro un altro punto alto. Quindi ho fatto un aumento, dobbiamo ripetere l'aumento per gli altri 2 punti che abbiamo successivi. 1 e 2 e poi punto successivo di nuovo 2 punti alti. Una volta lavorati i primi 6 punti, nei primi 3 al di sotto, andiamo a fare delle diminuzioni. Per questa variante non andremo a chiudere i 2 punti al di sotto insieme, ma salteremo direttamente il punto successivo e lavoreremo il punto alto nel secondo e così via per un totale di 5 volte. Quindi 1, salto un punto e vado nel successivo, 2, prendo il filo, vado nel successivo e sono 3, prendo il filo e vado nel successivo e sono 4,
prendo il filo, vado nel successivo e sono 5. Fatti questi 5 punti alti consecutivi, salteremo il punto successivo e andremo a fare per ben 6 volte degli aumenti. Lavoreremo 2 punti alti nello stesso. Quindi primo aumento, secondo aumento nel punto successivo, terzo aumento in quello successivo, quarto, quinto, sesto. Perfetto, e abbiamo terminato così la sequenza dei punti. Guardate come si forma questa sorta di onda. Per andare avanti per le catenelle successive e per tutto il resto, perché ovviamente avvieremo un numero di catenelle tale che corrisponda ai centimetri che ci occorrono per andare a realizzare la nostra taglia. Io ho realizzato una M un po' over, un po' comoda. Per adattare il progetto alla vostra taglia, chiaramente andrete a misurare la circonferenza del seno o la circonferenza dei fianchi, insomma dipende da che modello volete sviluppare. Riportate quei centimetri lì, dividete chiaramente per 2 perché stiamo facendo una lavorazione a pannello ed il gioco è fatto, semplicissimo. Ora ritorniamo al punto di lavorazione. Per andare avanti basterà andare a ripetere tutto quello che abbiamo fatto prima, i 5 punti saltando un punto più i 6 aumenti, per cui si ricomincia, si prende il filo, si salta un punto, si va nel successivo, un punto, un secondo, un terzo, un quarto e un quinto. Ora ovviamente io ho avviato 34 catenelle, no? Termina qui il mio modulo e mi rimangono gli ultimi 4 punti. Perché? Perché il primo lo salto e negli ultimi 3 termino la riga allo stesso modo di come l'ho iniziata, lavorando i 3 aumenti. Uno, due. Ultimo aumento. Ora, se avessi avuto altri 17 punti, dopo le diminuzioni, dopo i 5 punti alti, non avrei fatto 3 aumenti, ma avrei fatto 6 aumenti, proprio come ho fatto qui, e poi avrei ricominciato, quindi 5 punti alti saltando un punto al di sotto e di nuovo 6 aumenti, 5 punti, per poi terminare le 68 catenelle con gli ultimi 3 punti. Come avete visto è un punto super facile, veloce, a prova di principiante. Per continuare con il nostro lavoro basterà andare a ripetere la primissima riga, quindi catenella, si gira il lavoro, si sostituisce il primo punto con i 2 punti bassi o anche un punto basso più una catenella o 2 catenelle come preferite e si va a lavorare un mezzo punto in ciascun punto, esattamente in questo modo. Poi quando si termina questa riga a mezzo punto si gira il lavoro e si ripete la seconda riga, quindi nei primi 3 punti facciamo l'aumento, poi facciamo queste diminuzioni saltando un punto e lavorando il punto alto nel successivo, 6 aumenti, 5 punti, 6 aumenti e così via, finché non realizzerete anche voi questo splendido pannello. Io ho utilizzato del cotone sfumato, potete utilizzare benissimo degli avanzi di cotone di qualsiasi filato, ovviamente potete realizzare una versione invernale, una versione autunnale, estiva, primaverile, potete allungare la manica, io ho fatto una manichetta corta perché voglio sfruttare il progetto in primavera estate. Insomma, è un progetto abbastanza facile,
versatile. Ora vi lascio direttamente alle clip successive per capire quante righe ho lavorato e come comunque continuare senza mai staccare il filato. Bene amiche ed amici, ho terminato il pannello davanti o dietro. Adesso, senza staccare il filato, continuo realizzando il pannello o dietro o davanti, fa lo stesso. In totale ho lavorato 34 righe alternando il mezzo punto ed il punto alto, ovvero la variante del punto chevron. Il mio pannello misurerà in altezza esattamente 42-43 cm per una larghezza da 45 cm. Infatti, come notate, ho già suddiviso la parte superiore, quindi quella dello scollo e delle spalle. Ho diviso in due il mio pannello, quindi 45 cm in totale, la metà esattamente 22,5. Infatti ho segnato col marcapunti proprio il centro e da lì ho deciso di lasciare uno spazio libero, ovvero lo scollo, di 20 cm, anzi per l'esattezza 19 cm. Da un punto fino al marker ho esattamente 21 punti, stessa cosa dall'altra parte, mentre nella zona centrale, esclusi i due marcapunti, ho 26 punti. Anche voi siete liberi di lasciare lo scollo o più ampio o meno ampio. Una spalla e l'altra misura praticamente 14 cm. Una volta fatto questo possiamo andare avanti con il nostro punto di lavorazione. È davvero semplicissimo, per cui giro il mio lavoro, catenella già fatta se non erro, sì. Nella riga precedente avevo lavorato il punto chevron, i punti alti, per cui durante questa riga, la 35esima, andrò a lavorare i mezzi punti e intanto procedo lavorando i primi 21 mezzi punti. Come al solito sostituisco il primo mezzo punto con i due punti bassi, quindi il primo di 20, e procedo. 2, 3, 21esimo mezzo punto proprio in quello segnato con il marker. Bene, il marker a questo punto lo possiamo togliere. Se vi ricordate, poco fa vi dicevo che qui sulla zona centrale ho 26 punti. Cosa andrò a fare? Andrò a sostituire questi punti con delle catenelle. Vado a fare 26 catenelle. 3, 25, 26. Vado a chiudere il tutto con un mezzo punto, prendo il filato, esattamente dove ho il marker, nel primo punto di 21. Inserisco il tutto e chiudo a mezzo punto sempre. Accertatevi che tutte le catenelle sono messe sul dritto. Fatto questo, possiamo togliere anche qui il marker e possiamo andare a chiudere, a terminare la nostra riga, andando a lavorare gli ultimi punti che ci rimangono. Sono sempre 21. 21esimo ed ultimo mezzo punto. Ora non cambia nulla, facciamo la catenella e andiamo a ripetere la riga punto alto punto chevron. Giriamo il tutto, sostituisco il primo punto alto con i due punti bassi al solito, aggiungo un punto per un totale di 2, ripeto nei prossimi due punti l'aumento. Poi salto un punto, vado nel secondo, lavoro il primo punto alto, ripeto per altre 4 volte. Salto il punto e vado a fare 6 aumenti. E ripetiamo, salto un punto e vado a fare un punto alto nella prima catenella. Lo schema rimane invariato, l'unica differenza è che ovviamente andremo a lavorare sulle catenelle. Quindi primo punto di 5, salto una catenella e vado nella successiva. 2, salto una catenella e vado nella successiva. 3, salto una e vado nella successiva. 4, salto una catenella e vado nella successiva. Quinto punto. Perfetto, e ripetiamo sempre lo stesso modulo, è facilissimo. Salto una catenella e vado a fare il primo aumento di 6. 1, 2 nella stessa catenella. Punto successivo, catenella successiva, aumento e siamo a 2. Velocizziamo un attimo.
6 e ripeto di nuovo, salto una catenella, vado nella seconda catenella, un punto e di nuovo secondo e di nuovo, giusto, terzo punto, quarto punto e salto una catenella e vado nell'ultima catenella, quinto punto, poi salto il punto successivo e vado dall'altra parte e ripeto i 6 aumenti consecutivi, cioè è davvero super facile. E guardate qui, ho realizzato lo scollo. Ora vi suggerisco di andare a fare una prova, mi accerto che questo spazio passi attraverso la mia testa, se va bene vado avanti, altrimenti lascio qualche punto in più libero. Un consiglio che posso darvi è quello di andarle a lavorare in maniera morbidissima. Terminata questa riga andiamo avanti con la riga successiva a mezzo punto e le andiamo a ripetere entrambe finché non andiamo a realizzare praticamente il pannello dietro. Su per giù dobbiamo ripetere lo stesso numero di righe, però è possibile anche personalizzare il progetto e fare un pannello corto e un pannello più lungo dietro o viceversa e conferire al capo un taglio diverso dal solito. Bene amiche ed amici, proprio come sulla parte davanti o dietro fa lo stesso, sono andata avanti per lo stesso numero di righe. 34 righe abbiamo da una parte e 34 righe dall'altra parte. Il risultato poi sarà ovviamente questo, mettendo in due il pannello. Comunque una volta fatto questo sono andata ad allungare un po' la manichetta perché altrimenti era a canottiera. Volendola potreste lasciare così in base a quello che volete realizzare. Anche qui ho ripreso la variante del punto chevron, in totale ho fatto 8 righe e poi ho terminato la lavorazione con una riga a punto basso. La mia manichetta misura 32 cm, che non è male, per un'altezza da 11-10 cm. Realizzare la manichetta dall'altra parte è abbastanza semplice, bisogna prendere in considerazione il multiplo di lavorazione, vi ricordo essere 17, per cui sulla zona irregolare dei punti alti e dei mezzi punti dobbiamo andare a riportare un numero multiplo di 17. Infatti ho proprio riportato su questa zona 51 mezzi punti. Per una manica un po' più larga a questi 51 punti dovreste aggiungere altri 17 punti, altrimenti il modulo non vi torna. Questi 17 punti ovviamente li andate a distribuire tra un pannello e l'altro, proprio come ho fatto io. Prendo in considerazione queste due righe in verde. Alla mia destra ho esattamente 21 righe libere, stessa cosa dall'altra parte, quindi vi sto dando questi riferimenti. Anzi, vi potrei dare anche i riferimenti in centimetri, quindi queste 21 righe corrispondono a 28 centimetri. Per questo passaggio passo all'uncinetto numero 4 con l'impugnatura perché devo andare a lavorare i punti nei mezzi punti e punti alti delle righe, no? Faccio un cappio, mi aggancio alla riga che avevo già marcato, quindi entro direttamente nel punto alto, tiro fuori il cappio e blocco con una catenella. Allora dobbiamo andare a fare dei mezzi punti, intanto il primo lo sostituisco dai due punti bassi e sempre nello stesso vado a lavorare un mezzo punto. Andrò a lavorare 2 mezzi punti in ciascuna riga perché è molto più semplice. Passo direttamente alla riga successiva e vado a lavorare altri 2 mezzi punti. Nel frattempo conto i punti perché devo ritrovarmi un numero multiplo di 17. In questo caso devo avere 51 punti totali proprio come dall'altra parte. Passo alla riga successiva, lavoro altri 2 punti e così via. Ok, ho lavorato i primi 48 punti lavorando sempre 2 punti in una riga, quindi devo fare gli ultimi 3 punti per arrivare a 51. 49, qui ne faccio uno e alla fine ne faccio 2. 50 e 51. Perfetto. Cambio il numero di uncinetto e passo di nuovo al 4,5, catenella, giro tutto il mio pannello e vado a lavorare la riga con i punti alti, quindi dobbiamo andare a ripetere sempre lo stesso modulo che vi ho mostrato per i pannelli davanti e dietro. Sostituisco il primo punto alto con i 2 punti bassi, nello stesso punto
faccio l'aumento, quindi 2 punti alti, lo stesso nei prossimi 2 punti, poi per 5 volte andiamo a diminuire, saltiamo un punto e andiamo nel successivo. Poi saltiamo sempre un punto e dal successivo lavoriamo 6 aumenti, 2 punti alti nello stesso punto. E così via, ripetiamo il modulo, è inutile rimostrarvelo perché già l'abbiamo visto, quindi io direi di continuare in questo modo per questa seconda riga e per altre 6 righe se volete raggiungere le stesse dimensioni, altrimenti potete fare anche la manica più lunga anche fino al polso, perché no. A questo punto posso fare una primissima riga a punto basso, per cui vado a lavorare un punto basso in ciascun punto per un totale di 51 punti bassi. Proprio come ho fatto anche sull'altra manica. Anzi, a proposito, una volta che terminate la prima manica fate la seconda come sto facendo io e poi vediamo come continuare. Terminata la prima riga a punto basso, ne facciamo questa volta una seconda. Dobbiamo fare questa operazione soltanto quando l'altra manica è stata già completata, mi raccomando. Ultimo punto basso nell'ultimo punto. Adesso cambio il numero di uncinetto, passo al 4 perché andremo a rifinire la zona della manica, la zona del busto, quella inferiore e poi praticamente ripartiamo sull'altro lato. Qui andiamo a completare la seconda riga a punto basso perché non l'avevo fatto di proposito, finché non terminiamo praticamente tutto il giro. Andremo a rifinire tutto il pannello, tutto il perimetro del pannello. È un passaggio facoltativo. Io lo faccio perché rende il progetto molto più pulito e facilita il passaggio, l'ultimo passaggio, quello della cucitura. Quindi se vi va lo fate, altrimenti staccate il filato, fate soltanto una riga a punto basso, non la seconda, e poi andate a cucire i due lati. Entro nello stesso punto e faccio un secondo punto basso, senza fare l'angolo. Al solito, per ciascuna riga a punto alto o a mezzo punto andiamo a fare 2 punti bassi. Qui ho la primissima riga a punto alto. Entro senza dilatare troppo i punti e faccio 1 e 2 nello stesso. Poi entro nella riga successiva, qui c'è la riga a mezzo punto. Entro e faccio 1 e 2. Riga successiva, entro nel punto alto e faccio 1 e 2. Ultima riga, cioè la primissima fatta della manichetta, 1 e 2. Adesso siamo sul lato del busto. Proprio da questo punto passiamo direttamente alla riga successiva e faccio 2 punti. 1 e 2. Riga di punti alti. 1 e 2. A questo punto direi di procedere anche da soli perché è semplicissimo davvero. Si continua, poi si arriva all'ultima riga, nell'ultimo punto, quindi nella catenella iniziale si fanno 2 punti senza fare l'angolo e si procede sulle catenelle. Poi svoltiamo e procediamo finché terminiamo tutto il giro. Bene, ho completato il giro, ultimissimo step. Dunque qui ho fatto gli ultimi 2 punti bassi, lo rifaccio anche insieme a voi. Vado nel primissimo punto basso e vado a chiudere in questo modo. Faccio una catenella, vado a mettere i 2 pannelli dritto contro dritto, faccio combaciare le 2 maniche. Ovviamente, avendo lavorato 2 punti in ciascuna riga, il numero di punti coinciderà sia sul lato che sull'altro lato e viceversa, insomma, quindi non avrete problemi nell'andare ad effettuare questa operazione di cucitura. Entro nel punto bassissimo che ho lavorato, quindi al di sotto della catenella, poi entro non nel primo ma nel secondo punto basso che appartiene alla manichetta, non al giro manica. Se non iniziate bene non vi coincideranno poi bene i punti, quindi è giusto prendere i 2 punti bassi che appartengono esattamente alla manichetta. Prendo il filo e chiudo un punto basso, punto successivo con punto successivo. E non farò altro che andare a lavorare un punto basso con l'altro punto basso e cucio così il tutto. Terminata questa cucitura, ovviamente ripetiamo dall'altra parte, lì ci agganceremo con una catenella, entreremo sempre negli stessi punti e proseguiremo sempre a punto basso.
Quindi faccio una catenella, stacco il cotone, lo vado a nascondere come faccio sempre. Bene, questo è il risultato della cucitura, ma una volta che capovolgiamo la nostra maglietta, voilà, guardate, ecco quando dico la lavorazione risulta pulita, guardate che pulizia di cucitura. Secondo me è molto meglio così piuttosto che con ago e filo, e soprattutto è molto meglio fare in questo modo, nel senso di andare a rifinire tutti i vari pannelli, come lo si fa per le borse, per ottenere questo risultato. Vi avevo mostrato per la prima volta questa tecnica per la realizzazione del maglioncino a lila, e da quel momento in poi non faccio altro che andare a rifinire tutti i progetti a pannello che realizzo. Questo qui sarà il risultato, non mi rimane adesso che provarlo, indossarlo, ma penso che vada più che bene, visto che man mano che lo realizzavo l'ho provato più volte, sia per lo scollo che per il giromanico che per l'altezza della maglietta stessa. Dimensioni finali, ovviamente abbiamo una taglia M, credo sia leggermente over, perché qui siamo a 44 cm, dovrei stirare il progetto perché secondo me arriviamo anche a 45 cm, quindi al seno invece siamo 47, la manichetta ve l'avevo detto era 32, quindi dovremmo essere a 16 cm, siamo a 17 perché giustamente abbiamo fatto la rifinitura a punto basso, quindi abbiamo acquisito qualche centimetro in più. Anzi, a proposito, il rifinire un pannello ci consente di acquisire qualche centimetro in più per lato, quindi se siamo proprio azzeccati con la taglia, sia un giro che due giri a punto basso possono aiutarci a raggiungere quei centimetri che non abbiamo caricato sulle catenelle iniziali, o comunque sì li abbiamo caricati, ma lo sappiamo un po' tutti, magari forse le principianti un po' meno. Quando si vanno a lavorare le primissime righe, ovviamente le catenelle tendono a stringersi un po', quindi quel centimetro che avevamo messo poi svanisce, ma questo è dovuto alla tensione della propria mano. Comunque io sono molto soddisfatta di questo progetto, mi piace troppo. Dunque il mio progetto è lungo 43 cm, 42 cm, ovviamente potete farlo più lungo. Per farlo più lungo dovete posticipare il passaggio dello scollo, quindi arrivate alla lunghezza desiderata e poi procedete con la realizzazione dello scollo, e dall'altra parte andate a ripetere lo stesso numero di righe. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo fantastico video tutorial. Spero come sempre che vi sia piaciuto, che soprattutto vi sia piaciuto il progetto che sto indossando. Non vedo l'ora di vedere tutti i vostri progetti in tantissime colorazioni e anche in taglie diverse. Come sempre vi aspetto giù nei commenti per sapere cosa ne pensate. Vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial, per questo è importante che ti iscriva al canale, che attivi la campanellina, anche se sei passato qui per caso e ti ho fatto simpatia, mi stai conoscendo proprio adesso, così non ti perderai tutti i prossimi progetti primaverili estivi. Mi raccomando, seguimi anche sui vari social perché sono molto attiva, in questo modo non ti perderai tutte le varie anteprime, in retroscena, insomma. Grazie per l'attenzione, grazie per essere stati anche oggi in mia compagnia, alla prossima, un bacino a tutti!